Ciao, in questo video parliamo di motivazione, o meglio ne riparliamo. Dico ne riparliamo perché è un tema di cui ho già parlato diverso tempo fa, oramai parecchio tempo fa, ma negli anni le cose cambiano e secondo me sono cambiate in maniera significativa. È una domanda che mi viene fatta spesso, ma come faccio? Ho perso la motivazione, come faccio a ritrovare la motivazione? E poi, andando avanti, il mio insegnante, la mia insegnante non mi motiva, non riescono a motivarmi, non trovo qualcuno che mi motivi, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, c'è una certa confusione, secondo me, sul significato delle parole, ovvero motivazione arriva ovviamente da motivo. Il motivo è il motivo che tu, e sottolineo tu, hai per fare una certa cosa, nel nostro caso per andare avanti nel nostro percorso con il pianoforte o con lo strumento. Non è il motivo che altri ti danno per fare qualcosa, il motivo viene da te. Perché fai questo? Per questo motivo. Ho un motivo molto forte per fare qualcosa. Sento sempre più spesso la frase non sono motivato, non sono motivata perché il mio insegnante, la mia insegnante non mi motiva, non trovo più motivazione nell'andare lì, eccetera, eccetera. Ora, motivazione è un'altra di quelle parole che sono state parecchio abusate negli ultimi anni. Sicuramente in parte anche dovuto al fatto che in questo momento storico c'è in giro, prevalentemente sui social, tanta fuffa, tanto dichiararsi esperti di qualcosa senza poi esserlo davvero, magari scopiazzando di qua e di là o prendendo spunto di qua e di là, prendendo spunto anche parecchio a volte, e il risultato è che si è smesso di riflettere realmente sul significato delle cose e delle parole. La bugia più grande che ci sta vendendo questo tipo di narrativa è che la motivazione venga dall'esterno. Devo trovare qualcosa che mi motiva a... No, non devi trovare qualcosa fuori che ti motiva, devi trovarla dentro di te, c'è già quella motivazione oppure non c'è. La motivazione non è qualcosa che ci viene dato da fuori, la motivazione viene in realtà da quello che deve precederla e che fa rima ma è diverso e si chiama azione. Senza agire, senza la tua azione, la motivazione non arriverà. Quello che a volte si scambia con motivazione è un certo entusiasmo, che è una cosa bella, indubbiamente, ma non è qualcosa che dura nel tempo. L'entusiasmo per esempio, la nuova situazione in cui fai lezione di pianoforte è qualcosa indubbiamente di bello, ma che è destinato comunque nel tempo a diminuire, non perché quella cosa perda valore, ma perché a tutto ci abituiamo e l'abitudine rende un po' più normale quello che prima era incredibilmente entusiasmante. Quindi se tu ti basi sull'entusiasmo, chiamandolo motivazione, e speri che duri nel tempo senza la tua collaborazione, mi dispiace, ma non sarà così. La motivazione è qualcosa che costruisci con le tue azioni quotidiane. Spoiler, non sempre quelle azioni quotidiane abbiamo voglia di farle. Perché non abbiamo voglia? Perché spesso si tratta di qualcosa che richiede uno sforzo, che si tratti di suonare meglio il pianoforte, che si tratti di rimettersi in forma, che si tratti di migliorare la propria dieta, eccetera, eccetera. Gli esempi sono tantissimi, ma comunque sono azioni che richiedono la tua partecipazione e il tuo sforzo e purtroppo lo sforzo è qualcosa che sta andando sempre meno di moda. Tutto deve essere acquistabile in qualche maniera, no? Basta che io clicchi su qualcosa e mi scarico l'app che mi fa dimagrire. Non ti farà mai dimagrire. E in realtà lo sappiamo anche tutti benissimo che non accadrà propriamente così, ma ci vogliamo illudere facendo quel click, per esempio, facendo quel piccolissimo gesto che non è assolutamente uno sforzo, di poter comprare un risultato, di poter averlo senza fare fatica. Ecco, questo purtroppo è una bella illusione, non è assolutamente la realtà. La buona notizia qual è? La buona notizia è che abbiamo tutti i mezzi necessari per autoprodurci la motivazione, perché la motivazione è qualcosa che si autoproduce, non viene indotta dall'esterno. Per ritrovare o trovare la motivazione, in realtà devi riuscire a mettere in campo ogni giorno quell'azione che produce un risultato
ed è poi quel risultato che ti motiverà ad andare avanti. Ma se aspetti che dall'esterno arrivi una bacchetta magica che improvvisamente ti fa alzare al mattino super motivata, super motivato per fare tutto quello che sogni, aspetterai molto a lungo. Lo so che questa è un'opinione impopolare, ma corrisponde di fatto alla realtà delle cose e lo vedo riflesso quotidianamente sia sul lavoro che faccio con i miei allievi, sia quando incontro musicisti, pianisti che vengono da fuori, specialmente da paesi dove tutta la realtà non è così comodamente a portata di acquisto oppure di click. Noi abbiamo quasi già tutto e credetemi ce l'abbiamo quasi già tutto. Purtroppo la società in cui viviamo in questo momento storico è improntata al piacere senza sforzo, alla dopamina senza sforzo, a qualcosa che ci fa stare bene momentaneamente, svendendo un risultato a lungo termine che sarebbe immensamente più soddisfacente per uno a breve termine che bene o male tappa un dolore, tappa un bisogno, tappa qualcosa che non vogliamo realmente ascoltare. Che prima debba esistere la motivazione e poi dopo venga l'azione è esattamente come mettere il carro davanti ai buoi. È quell'azione quotidiana che produce un risultato parziale che poco alla volta ti motiva nel tempo a continuare quell'azione e soprattutto le prime volte quando non hai ancora la certezza del fatto che quell'azione porterà a un risultato, non è automatico avere voglia di sedersi lì o qui in questo caso e lavorare e sforzarsi. Devi scegliere ogni giorno di sederti lì e fare questa azione. A volte si parla di obbligo, ti devi obbligare. Sì, dal punto di vista pratico funziona un po' così, ma la parola obbligo non è quella giusta. Obbligo è qualcosa che mi obbligano a fare contro la mia volontà. Quella di voler diventare migliore pianista, migliore musicista, è una scelta che arriva da un tuo desiderio, dovrebbe arrivare da un tuo desiderio. Quindi, quando io mi siedo qua perché voglio migliorare qualcosa, sono mossa da una scelta, non è un obbligo. Che poi fare quella scelta a volte costi è qualcosa di normale, ma dobbiamo avere la capacità di andare oltre quel piccolo sforzo di iniziare un'attività, perché poi alla fine della sessione ti ritroverai con un risultato che ti motiva. È così che funziona e non il contrario. Ovviamente le azioni che metti in campo ogni giorno per sostenere e nutrire la tua motivazione ti devono portare ai risultati. Portare al risultato vuol dire che devono essere efficaci. È l'efficacia che trasforma la tua azione in un risultato. E questo vuole anche dire che se non hai gli strumenti per arrivare a dei risultati, per rendere il tuo studio proficuo, per renderlo efficace, allora sì abbiamo un problema, perché poco alla volta accumulerai frustrazione invece di motivazione. Una piccola parentesi su un'altra parola molto abusata, cioè frustrazione, che viene concepita esclusivamente come qualcosa di negativo ed è un'altra cosa non vera. Perché? Perché sempre nella famosa società di cui si parlava prima, in questo momento storico, viene fotografata la frustrazione come qualcosa di orribile da evitare assolutamente. Ecco, la tolleranza alla frustrazione è arrivata, secondo me, ai minimi storici e questa non è esattamente una cosa positiva, perché una cosa è, facciamo un distinguo, una cosa è la frustrazione che arriva dal avere la sensazione di essere in un loop, in un circolo vizioso che non ti porta ad alcun risultato e quindi tutti i tuoi sforzi vanno buttati nel nulla. Questa è la frustrazione che ci deve far pensare e ci deve far riflettere per cambiare magari percorso, ma c'è anche un'altra frustrazione che è una piccola frustrazione che rappresenta quella sensazione di attesa di un risultato che non è a brevissimo termine, ma richiede un tempo in più, richiede il tollerare che quello che vuoi che esca in tanti casi uscirà subito o quasi subito e in altri invece richiederà un tempo più lungo. Non tutto ha lo stesso tempo di lavorazione, per così dire. Ci sono risultati, parlo di risultati pianistici o musicali, ma vale un po' per qualsiasi cosa, che richiedono un lavoro a medio termine, a lungo termine e quindi la tolleranza alla frustrazione appunto di non vedere
istantaneamente quel risultato, ma di sapere che lo si sta costruendo e che questo richiederà uno sforzo prolungato nel tempo. Ecco, la tolleranza a questo tipo di frustrazione è arrivata a zero e i risultati sono, secondo me, sotto gli occhi di tutti. Si potrebbe parlare ancora a lungo della motivazione. Certamente dall'esterno possono venire stimoli utili, ma ancora di più parlando di quella che è la situazione esterna, che è il 10% della motivazione, non di più, è molto più importante anche qui costruirsela in prima persona quella situazione. A cosa mi riferisco? Al fatto che, per fare un esempio banale, è molto più semplice aiutare la propria motivazione per quella piccola parte che viene dall'esterno, circondandosi di persone che sostengono quello che fai, che lo capiscono, che sono con te nel percorso e non di qualcuno che non vede l'ora di sminuirlo, magari per coprire le proprie pigrizie. Ma anche qui c'è una parte di scelta personale che è in realtà molto più grande di quanto noi pensiamo. Quindi smettila di cercare la motivazione al di fuori, ma inizia a costruirtela da dentro, vincendo la pigrizia indubbiamente, ma anche vincendo l'indecisione, che è un altro stato in cui ci troviamo tante volte anche perché siamo esposti veramente a una quantità di materiale, soprattutto online, davvero eccessiva, che finisce non per darci l'idea della possibilità di scelta, ma la situazione del blocco, ovvero ho troppe cose tra cui scegliere e quindi non ne scelgo nessuna perché la scelta implica uno sforzo troppo grande, no? Quindi smettila di cercare la motivazione al di fuori e inizia a costruirtela da dentro, vincendo certamente la pigrizia, ma anche l'indecisione. L'indecisione dietro cui a volte un po' ci mascheriamo, volendo trovare il percorso migliore, il momento migliore per iniziare a fare. No, non c'è un momento migliore di questo. Inizia adesso a fare quell'azione che nutrirà la tua motivazione. Non aspettare l'anno nuovo, non aspettare il lunedì, non aspettare il mese prossimo. Inizia adesso.